Ciao a tutti ragazzi, sono Jonathan e grazie per aver scaricato la copia gratuita del mio docufilm Via della Seta in moto, che parla del viaggio che ho realizzato nel 2016 in solitaria dall'Italia al Nepal, che mi ha sottoposto a ogni tipo di prova, problemi da risolvere, peripezie e momenti di sconforto, ma col senno di poi ricordo quei giorni come una delle più grandi avventure della mia carriera di motoviaggiatore e anche con un grande senso di gratificazione. Quindi sono contento di condividere con voi questo film gratuitamente perché stiamo vivendo un momento molto particolare. Il coronavirus è là fuori, i decreti ministeriali ci limitano e siamo invitati a restare a casa per superare questo momento. Allora, per incentivare tutti i motoviaggiatori come me a viaggiare in moto stando comodamente seduti sul divano di casa propria, ho deciso di regalare questo film che, vi ricordo, per viaggio è stato realizzato, organizzato e finanziato con i miei risparmi, e anche il film che vedrete è stato girato, montato, tradotto, prodotto e distribuito in proprio. Quindi spero un giorno, quando il coronavirus sarà risolto, di poterlo rimettere in vendita, e per questo motivo vi chiedo solo l'unica cortesia di non condividere sui social il link di YouTube dove vedrete il video, ma casomai di condividere il link del mio sito, così che potrò tutelare il mio lavoro e un giorno potrò forse rimetterlo in vendita. Ad ogni modo, alla fine di questo film troverete degli estratti dei viaggi che organizzo in Patagonia. Chissà che non ci potremo conoscere proprio lì per condividere qualche bel chilometro di viaggio insieme, o altrimenti alla mototendata che organizzo un paio di volte l'anno in Toscana. Buona visione, grazie ancora e mi raccomando, state in casa. Ciao ragazzi! 11 maggio 2016, questo è il primo giorno di viaggio, dovrebbe essere una bella giornata. Ho preso più acqua in questi primi 250 km che negli altri 250.000 km. A Vicenza incontro Davide e Alessia, con i quali condivido il primo giorno di viaggio lungo la strada panoramica del Grossglockner e il primo bivacco avventura, in un bosco situato a 40 km da Salisburgo. Mi sono portato gli chef in viaggio, così io sto comodamente qui a farmi dei video mentre Davide e Alessia mi cucinano. Senti, ci vorrei un po' più di sale, per favore, se non ti dispiace. Mi manca il tassello cattivo, vedi, con questa. La pioggia ha reso il suolo scivoloso e melmoso e per uscire con le moto dobbiamo spingerci a vicenda. Al risultato siamo completamente ricoperti di fango e alla stazione di benzina dove ci salutiamo decido di lavarmi con l'idropulitrice e nel parcheggio indossare abbigliamento pulito e predisporre l'equipaggiamento da inverno. Proseguo verso la Repubblica Ceca e a pochi chilometri da Praga le nuvole si aprono e il sole comincia a splendere. Piove, 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 piove. E niente, per fortuna che poi ripiove, e poi ripiove, e poi ripiove, e poi ripiove. In realtà questi chilometri europei sono la rampa di lancio per le terre più lontane, i paesi mai visitati prima, ed è per questo che percorro i primi chilometri con più fretta del normale, in attesa di arrivare lì dove non sono mai stato. Il meteo non è ancora stabile e quando entro in Romania, diretto verso la Transfagarasan, sono preso alla sprovvista dalla neve, che porta la temperatura a -7 gradi. Se mi ero svegliato all'8 esce il sole. Siccome mi sono rimesso a dormire, ora sono le 9 e piove. Dopo aver campeggiato in un bosco che scopro essere abitato da lupi e orsi, decido di fuggire dai predatori e la neve dirigendomi verso la capitale. Raggiunta Bucarest, il clima si è finalmente stabilizzato, ma la moto sembra dare i primi problemi. Ogni fine settimana prevedo di fermarmi in un ostello per contattare la mia famiglia e mandare degli aggiornamenti sulla mia posizione in viaggio. Ero partito da un controllo su questo e ho scoperto che è rotto. Nel fare la prova ho fatto un falso contatto, ho bruciato un fusibile da 15 A, per cambiare il quale ho dovuto smontare la moto. Durante lo smontaggio
della quale mi sono accorto che il contachilometri non funzionava bene, quindi ho trovato che si è rotto il sacrificale della moto e mi sono anche accorto che i bulloni del clacson erano partiti e che avevo il clacson sdraiato sulla carena. Quindi a questo punto, prima di richiuderla, visto domattina riparto e vorrei arrivare a Istanbul, ho una lista di cose da cambiare e trovare. Un po' di dadi me l'ero portati, ma tanto la misura che serve è sempre quella che manca, per cui niente. Questa seconda settimana di viaggio è partita con dei problemi alla moto, una vite spanata sul pignone, la falsa maglia della catena allentata e così il mio arrivo a Istanbul è stato a notte fonda, attorno alle 2 del mattino. Ad aspettarmi c'è Berk, couchsurfer che assieme alla madre mi ospita per la notte. La sua disponibilità e ospitalità, nonostante l'ora, sono rigeneranti. Ragazzi, un saluto da Istanbul con il mio nuovo couchsurfing host. Saluto! Guardate che vista c'ha. Riparto verso la Cappadocia, ma prima devo assolutamente trovare un treno di gomme nuove. Berk fa un giro di telefonate e trova un negozio di enduro presso il quale acquisto per 150 euro un treno di gomme miste, in previsione dei chilometri sterrati del Caucaso. Le statali turche sono nuove, dritte, a 3 corsie e rischiano di essere una noia mortale. Così immagino chilometri dopo chilometri e concentro il tempo utile per visitare i luoghi più suggestivi e avventurarmi. Zuppettina tattica, pollo, qui c'è un po' tutta la cucina. Sono praticamente imboscato in un viottolo che ho trovato passando sotto a un cavalcavia dell'autostrada di una stradina secondaria. La pizza turca, Vada lì. Facebook? A me piace il piccante, no? Mangiavo uno di questi. Sto morendo. Ma che c'è? Che è sta roba? Aggi biber. Aggi biber. No, attento. Terrorista. Arrivato in Cappadocia scopro con grande sorpresa la bellezza di questo luogo e mi avventuro fra i sentieri meno battuti finché trovo un posto ideale per la mia tenda, dal quale posso ammirare la bellezza del panorama senza essere notato da nessuno. Adoro la moto perché mi permette non solo di raggiungere liberamente ogni luogo, ma soprattutto perché mi consente di entrarci dentro, fino alla sua essenza, e voi sapete di cosa parlo. Buongiorno ragazzi, volevo dirvi appunto che il motoviaggiatore non può definirsi tale finché non ha provato l'esperienza di farsi la doccia con le salviette imbevute. Il viaggio riprende verso il confine con la Siria, che dista dall'Italia 5 giornate piene di moto, mentre gli abitanti di Kilis, dove mi trovo, sono a 1 chilometro dalla linea di frontiera e 60 da Aleppo. In Aleppo at the moment. Okay. Forbidden. But this is Syria. Can I go to Aleppo? No? Volevo vedere questa realtà, capirla e dare la mia testimonianza umana dei fatti senza filtri, ma qui sul versante turco, anche se il fragore delle esplosioni si riesce a sentire, la vita prevale sulla paura e continua normalmente. E pensare che quando ero in città più lontane mi dicevano che il posto era pericolosissimo e disseminato di terroristi. Un campeggio più abusivo di così non è mai stato fatto dalla storia dell'uomo. Sapete perché? Perché sono stato appena sgamato dal contadino che sta arrivando con le pecore. E queste pecore sono pecore carnivore. Penso di trovare un'altra grande fetta di statali e climi oltre 35 gradi, ma il suolo montuoso mi regala sorprese ogni giorno. Prima con stradine che si svolgono fin sopra i 2000 metri, e poi con un cambio climatico repentino, che riporta le temperature sotto i 10 gradi, con pioggia, grandine e nebbia. Volevo fare una critica. Tutti questi posti bellissimi, dove accampo, sono in mezzo alla natura più bella. Trovo sempre degli scempi così. Spazzatura buttata lì proprio. Plastica da tutte le parti. Arrivo a Tbilisi sotto la pioggia e vado a cercare il consolato dell'Azerbaigian per fare il visto turistico. In Italia, fra oneri di agenzia e viaggi a Roma, avevo preventivato 400 euro. Qui invece costa 35, ma ci vorranno 10 giorni di attesa. Un piccolo ufficio turistico mi offre di farmelo avere in 4 ore al prezzo di 150 euro o poco più.
Faccio 2 calcoli, accetto e la sera stessa torno nella mia stanza con il visto nel passaporto e la conferma che in Kazakistan e Kirghizistan potrò entrare senza visto. Io italiano. Porco puttano. Oh, ok. Sapevo che una volta arrivato a Baku, capitale dell'Azerbaigian, il contachilometri avrebbe segnato 10.000 km dall'ultimo tagliando e con una moto che ne ha già macinati 338.000 non posso permettermi di trascurare la manutenzione di base. Ciao ragazzi, buongiorno. Sono arrivato in Azerbaigian e ho da fare le seguenti cose. Organizzare il traghetto per Aktau, quindi trovare il porto, trovare la biglietteria, organizzare la partenza e nel contempo fare il tagliando dei 10.000 km alla moto e risolvere qualche piccolo acciacco che si è creato in questi primi 10.000 km. Il più importante di tutti è il cuscinetto a sfera del mozzo anteriore che è saltato e quindi va cambiato urgentemente. Sono in questo hotel da 12 euro, trovato su Booking ieri sera a mezzanotte, la moto parcheggiata lì. Una volta trovato il porto mi sono aggiudicato un biglietto per me e la moto dal costo di $185, comprensivi di stanza privata e pasti, durante una tratta di 30 ore circa. Torno in città con il conto alla rovescia settato su 24 ore e in quel tempo devo trovare i cuscinetti a sfera per la moto, i parapolvere, del grasso, un martello, uno scalpello senza taglio per estrarre il tutto, dell'olio motore e delle candele, perché mi sono accorto proprio adesso di averle lasciate a casa. Allora ragazzi, missione numero 1, trovare le candele per il tagliando e trovare anche il cuscinetto. Sembra che loro abbiano un po' d'officina qua, vedete? E poi a lui chiederò dove prendere questi cuscinetti. Inizio a chiedere alle persone del posto che a staffetta mi passano da una persona all'altra, tutti disponibilissimi, tutti cordiali, gentili, e arrivo pian piano a raccogliere tutto l'occorrente. Allora ragazzi, ho preso tutte le cose che mi servivano per iniziare questi lavori. Cambio, olio, sostituzione clacson, sostituzione cuscinetti, cambio filtro dell'olio e pulizia filtro dell'aria, spessoraggio di questo, sostituzione del pneumatico posteriore, gomme nuove sono qui allucchettate all'albero. Inizio allora adesso, ciao, dopo. Ma la mattina ricevo un messaggio che mi avvisa del nuovo orario di imbarco del traghetto e devo farmi trovare al porto immediatamente. Al porto iniziano le lunghe file, le attese, i controlli, ma alla fine sono a bordo e ho la mia stanza privata nella quale dormire fino all'arrivo ad Aktau. Allora sono sul traghetto, diciamo che la fase di carico dei camion è stata molto lunga, del tipo io sono montato sul traghetto alle 3, ora sono le 9 e siamo ancora qui. Sole caldo, 35-36 gradi e quindi per cena ci hanno dato una zuppa lavica e un bel tè a bollore, proprio sai, a bollore, quindi sono qui che mi climatizzo sudando come un maiale. La nave parte ufficialmente alle ore 22 e dopo una cena che lascia un po' a desiderare me ne vado a letto. Mi sveglio però alle 5 del mattino per il rumore che il personale della nave causa nei corridoi. Sento un gran rumore, un via vai di gente che sbatte le porte di qui di là. Io mi alzo, guardo fuori e siamo fermi, in mezzo al mare. Siamo ancora lì dove eravamo ieri, abbiamo fatto 60 km, siamo ancora a Baku praticamente. In quel tempo mi prende il cosiddetto palletico e vinto dalla noia comincio a lavare tutto quello che indosso. Ma c'è ancora molto tempo e così decido di entrare furtivamente nella stiva dei mezzi e portare a termine il tagliando moto smontando carene e serbatoio per sostituire le candele e regolare le viti pilota dei carburatori. Se mi trovano qui non so davvero cosa possa accadere. Direttamente dal Mar Caspio, il tagliando on the road sul mare, in esclusiva su Partire Per. Approdiamo ad Aktau alle 3 del mattino e il rigore dei controlli rende tutto il processo doganale interminabile. Ho sonno, ho fame
e mi fanno rimbalzare da un ufficio all'altro. Il mio ingresso viene accettato anche senza visto e per la moto pago una cifra simbolica di 15 euro. Sono adesso le 5, il sole sorge davanti alla visiera del mio casco e vado a caccia di un pieno benzina e della prima colazione prima di avventurarmi dentro a questo immenso paese. Dopo il mio sbarco in Kazakistan mi sono trovato in un ambiente completamente diverso ma familiare. Il calore, l'aridità e la desolazione della steppa kazaka era simile ai chilometri percorsi in Australia o in Patagonia, mentre la strada dritta e infinita che collega villaggi lontanissimi l'uno dall'altro mi ricordava la Siberia del 2005. Ogni giorno aumentavano i camion che superavo e con loro i dromedari che attraversavano la strada. Il cielo è sereno e il termometro segna 35 gradi. Ma dopo 2 giorni di tutto questo, ho cominciato a storcere il naso e guardare altrove in cerca di stimoli e di cose nuove da scoprire, soprattutto di avventura. Questo è il problema, che quando diventa così mettici le le ruote su questo. Invece sono arrivato qua, mi è andata via e badaboom mete! Sono caduto più volte e ogni volta in modo più violento. Durante l'ennesima caduta ho anche spezzato il telaietto sinistro delle borse laterali, proseguendo su tutte le corrugazioni con una certa difficoltà. Riassumendo, direi che sono state ore interminabili di guida, pioggia, fango, scarsità di cibo e di benzina e difficoltà nel trovare un posto per la tenda che non fosse una trappola per la moto a causa dell'argilla. Sono in compagnia di David. Ci siamo trovati sulla strada che portava qui a Aral. Abbiamo fatto un po' di chilometri insieme. Abbiamo deciso di accamparci insieme. Stasera ci si fa la pasta. E questi. Non è proprio la miglior dieta del mondo, ma in viaggio ci si accontenta. Durante la sosta ad Aralsk provvedo a rimettere in sesto la moto e scopro che le pastiglie freno sono state divorate dall'argilla abrasiva dei chilometri sterrati. Ho il metallo che sta già iniziando a graffiare i dischi e se voglio evitare problemi più gravi lungo il mio percorso fino al Nepal, devo trovare un rimedio immediatamente. Qui i ricambisti non ce ne sono. Ricevere un pacco non è possibile perché non ho il tempo, del resto ho solo 15 giorni di visto, e con me non ho i ricambi. Così cerco una persona che possa rigenerare le mie vecchie pastiglie e quando la trovo il preventivo ammonta a 20 euro per la ricostruzione di 6 pastiglie freno e la saldatura dei telaietti spezzati. La moto aveva bisogno di qualche cura. Delle pastiglie freni sono già finite, sono arrivate al metallo, poi sono caduto, si era spezzato qui. Mi hanno portato qua da questo master, lo chiamano il maestro. Lui ha preso le vecchie pastiglie, ha sagomato dei pezzi di ferodo di un freddo a tamburo di qualche camion e ha rifatto le pastiglie.
Ciao ragazzi, ed eccole qui le pastiglie rigenerate con appunto questi rivetti in alluminio esposti. È il meglio che potevo trovare, quindi guardate. Vedete? Il lavoro finisce dopo poche ore e nonostante il principio di fissaggio lasci un po' a desiderare, la moto sembra ok e riprendo il mio viaggio verso sud. Mangio vari chilometri velocemente, ma fuggo dall'asfalto ogni volta che l'orizzonte mostra qualche punto interessante. Delle rovine, dei monumenti, dei tratti sterrati, delle montagne al confine con il Kirghizistan e per finire uno stagno. Quando mi avvicino odo le grida di bambini giocare e mentre li osservo decido di unirmi a loro e conoscerli un po' meglio. E alla fine mi hanno anche convinto a lanciarmi dal lago dal ramo di un albero alto 6 metri. Arrivo ad Almaty con il sorriso e contento di aver toccato la metropoli dopo così tanti giorni di vita dentro al Kazakistan e i suoi sterrati. Giorni e chilometri durante i quali ho visto da vicino realtà molto diverse da quella in cui mi appresto a passare qualche giorno. La metropoli. Sono infatti in cerca di un antinfiammatorio per il mio ginocchio, un kit catena corona pignone per la moto, delle pastiglie originali da sostituire a quelle rigenerate e un corriere espresso con cui spedire a casa delle cose che non uso e che pesano 6 kg. È l'11 giugno, per celebrare il mio primo mese di viaggio, credo di essermi meritato una pizza e un caffè italiano. Перестань, нормально, они все когда... Lascio Almaty in cerca di curve e temperature più consone, ma prima dell'ultimo saluto il Kazakistan decide di farsi perdonare i 43 gradi degli ultimi giorni. Il bellissimo canyon di Charin. Appena ritornato sulla strada principale, la strada cambia radicalmente, la temperatura scende, le salite aumentano, le prime curve appaiano e attorno il rosso arido del deserto diventa un verde rigoglioso. Arrivo alla dogana ansioso di entrare in Kirghizistan, ma scopro di essere arrivato 10 minuti in ritardo e nessuno vuole farmi passare. Che gente! Da mangiare c'ho una zuppa e l'acqua e basta. E ho detto dai, sediamoci, beviamo un tè, facciamo... no. Qui non funziona così, quindi niente, si lascia stare. Niente, ho comprato per €1,50 una schiacciata enorme, 2 pezzi di formaggio fatti da loro, avete visto il video, sono questi, non so esattamente che mangerò stasera. E gli ho chiesto un po' d'acqua che lui è andato a pigliare con un secchio, teoricamente è acqua che vorrei bere, ma la userò per fare la zuppa, quindi la faccio bollire. Vada хорошо, da? Vada хорошо. Ah, ok. Speriamo bene. Questa è la mia cena, formaggio di capra fatto in casa, pane abbastanza buono, fatto in casa pure questo. Al mio risveglio sono il primo in fila e mi addentro sui primi chilometri kirghisi, accolto dal sole e dalle bellissime praterie di questa zona. Lo sterrato e le buche sono finiti e la strada che costeggia il lago è a tratti asfaltata e a tratti no. Aumento la velocità facendo i primi sorpassi, quando proprio mentre sono sovrappensiero avverto una strana oscillazione della moto. Ciao ragazzi, oggi non si celebra, però ho fatto la mia prima vera caduta pesante nella mia carriera motociclistica. Sono caduto a 75 km/h, poi mi sono messo a fare dei sorpassi, qui vedete la strada è diventata dritta e a 75 l'anteriore è cominciato a ballare e io intelligentemente invece di frenare l'ho cercata di controllare più a lungo possibile finché poi ho stallonato e sono cascato proprio bam sul lato destro. L'unica cosa che ho riportato è questo graffietto. Per rimettere il copertone al suo posto devo inventarmi una soluzione.
Provo con le fascette, poi con un tirante e quando mi rendo conto che il mio compressore non ha atmosfere a sufficienza, fermo un camionista che mi presta gentilmente il suo. Riparo la foratura, gonfio la ruota e percorro gli ultimi 100 km con i nervi a fior di pelle. Poteva andarmi molto peggio. E dopo la caduta ho il telaietto della moto rotto e anche il telaietto strumenti rotto qui, guardate, vedete? Mi sono fatto da una saldatrice e questo è il mio occhiale Ray-Ban per saldare. Allora, meglio se lo fa lui, vai. Prevedo di arrivare a Bishkek e concedermi una buona dose di scartoffie e logistiche. Devo ottenere il visto del Tagikistan, il permesso per il Pamir, il visto per l'Uzbekistan e capire se mi serve o meno il visto di transito per il Turkmenistan. Mi hanno appena consegnato il visto per il Tagikistan con il permesso per il Pamir. Consegnata la richiesta a mezzogiorno e mezzo, ho ritirato il visto alle 3 per $75. Sono sorpreso. Guarda che c'è qui. Visto dell'Uzbekistan, prendete nota, 1 mese, 30 giorni, singola entrata, $75, rilasciato in 3 giorni lavorativi. Con questo in mano sono subito andato all'ambasciata del Turkmenistan. Era chiusa. Buongiorno ragazzi, mi ero anche fatto la barba per il colloquio con l'ambasciata turkmena per sembrare il più pulito possibile. Sono andato lì, ho fatto tutto, ho pagato $10, mi hanno reso il passaporto e mi hanno detto che venerdì prossimo devo chiamare e lì mi diranno se mi danno il visto e quindi continuo il viaggio o se non me lo danno e quindi devo tornare a casa. Da Bishkek a Osh il Kirghizistan offre la sua parte migliore. Passi montuosi, pareti rocciose, praterie, yurts, i fiumi, le cascate ed è tutto così bello che mi ci immergo fino al collo. Arrivo ad Osh con del lavoro da sbrigare e con qualche giorno di anticipo sulla riapertura del Pamir, ma mancano pochi giorni e sono pronto per visitare questo bellissimo posto. I tornanti asfaltati diretti verso la frontiera salgono subito sopra i 3000 metri, ma la moto non dà segni di scarburare. Cambiano i colori, cambiano gli odori e presto cambia anche il manto stradale. L'altitudine massima registrata è di 3900 metri e la repentina scalata e i controlli doganali e fitosanitari evidenziano come l'altitudine mi stia rendendo tutto più divertente. Mi sembra di essere sbronzo e le conversazioni con gli agenti del posto si fanno lente e pesanti. La fumigazione della moto e il permesso di circolazione per il Pamir mi costano rispettivamente $10. La strada adesso è immersa fra vallate, vette innevate, letti di fiumi prosciugati e piccoli villaggi sparsi lungo la famosa M41. Un po' come per la Ruta 40 in Argentina, anche questa strada gode di una certa fama ed è per questo che la percorrerò lentamente in tutta la sua lunghezza. Quello che provo ad ogni chilometro e ogni giorno è il tanto anelato senso di meraviglia che ogni motoviaggiatore va cercando durante le lunghe traversate cui si sottopone in sella alla propria moto. Ciao ragazzi, sono in Pamir, ce l'ho fatta. Non so se vedete qualcosa. Mi godo il tramonto qui davanti a questo lago. Approfitto per raccontare questo aneddoto. Arrivo alla dogana Tajika, faccio questi 2 o 3 passaggi e il primo mi chiede $10 per disinfettare, per fumigare la moto e l'altro me ne chiede altri 10 per emettere il permesso di trasporto della moto, il permesso di transito della moto e l'ultimo è quello che solleva la sbarra, che controlla i 2 fogli e se i 2 fogli sono a posto apre la sbarra e va via. Sicché, siccome ho troppa roba in mano, appoggio tutto sulla scrivania mentre lui mi chiede il passaporto e i documenti. Insieme al mio blocchetto dei documenti appoggio anche il cellulare e lui lo prende in mano, no? Lo guarda e dice "Ah, very good", e mentre gli rispondo lui è già lì che col dito sta toccando il menu per vedere come è fatto, no? E gli dico a un certo punto "Attento, ci sono i porno dentro". "Porno", mi fa lui. Sicché si alza e va via. Torna con il cellulare, accende il Bluetooth e mi chiede di copiargli i porno dentro il suo cellulare. Che gliene ho copiato uno e gli ho detto "Oh, ma io ti copio i porno se tu mi rendi i soldi che ho pagato". Allora gli ho copiato il primo e l'ha guardato e non lo poteva vedere perché il cellulare suo era troppo vecchio. Non mi era mai capitato che un doganiere, un militare, mi chiedesse di copiargli porno. Mi accorgo subito dell'intensità di queste strade perché, anche volendo, non riesco mai a fare tappe brevi. Rimango inchiodato sulla moto per ore e ore senza volermi fermare mai e poter così assaporare la meraviglia provata per questi posti fino al calare del sole.
Le strade sono sempre diverse, sempre impegnative, mai monotone. Le persone del posto sono cordiali e la forza con cui portano avanti uno stile di vita isolato e pacifico le rende persone con una forte identità. La strada prima si apre fra le vette altissime, prima bianche, poi rosse. Ciao ragazzi, allora, questa è la famigerata Wakhan Valley, che costeggia il fiume che funge da confine fra il Tagikistan e l'Afghanistan. Quello è l'Afghanistan, quello lì. Lo percorrerò tutto su questa strada sterrata che è bellissima, tra l'altro. Ho rischiato di cascare 1000 volte perché la sto facendo tutta su una mano sola per riprendere con la telecamera. Adesso sono a 4000 metri. Non si scende quasi mai sotto i 3009. La strada è molto impegnativa e quindi c'è da divertirsi, e comunque è un posto unico. Guardate che posto, veramente unico nel suo genere. Una volta arrivato a Ratm, la strada scende fino alla vallata e costeggia il fiume per chilometri e chilometri. La saldatura frettolosa fatta a Bishkek al telaietto strumenti è già saltata e adesso la parte elettrica funziona a intermittenza. Inoltre, un'altra staffa del telaietto Borzi ha ceduto e le forti vibrazioni di questi chilometri hanno irrimediabilmente spezzato anche gli altri 2 punti di fissaggio. Sono qui a fare colazione perché prima di prendere le decisioni importanti bisogna mangiare. E il problema è questo: ho distrutto tutti i telai e ho 2 opzioni: o usare lo scotch o trovare un saldatore qui, che mi sembra un'impresa impossibile perché lo vedi subito che non c'è questo tipo di risorse qua a giro. I telaietti hanno ceduto definitivamente, ragazzi. Io non avevo mai visto una roba del genere. Quindi, siccome non ho più punti di appoggio, l'unico sistema temporaneo per arrivare fin qui è stato appunto corda sintetica, fascette. Ed è una cosa che devo sistemare perché mi mancano ancora 200 km per finire questa valley bellissima, che tra l'altro è uno sterrato molto impegnativo, molte sollecitazioni. Ma poi ho rirotto anche questo. E allora balla tutto, saltano i contatti, ho perso delle viti, quindi tutto il peso della parte frontale della moto grava sulla carena. E se continuo così ci lascio pure quella. Fortunatamente trovo la persona giusta che per 9 euro ripara tutto come meglio può. Riparto per fare visita alla fortezza Yunchun, dove mi avventuro a piedi per toccare con mano questo fantastico reperto storico. L'aridità di queste zone è vinta dall'abbondanza delle acque del fiume che crea moltissime oasi verdi nelle quali le persone hanno edificato villaggi e piccoli paesi. Questa immersione di colori, sapori, culture e bellezze allo stato puro continua fino a 100 km da Dushanbe, la capitale del Tagikistan. Ho deciso di fermarmi prima che faccia buio perché ieri non mi è piaciuto andare in cerca di posto con la notte, perché qui è tutto buio, non si vede niente. Qui c'è delle capanne che credo siano dei pastori, guardate, ma non c'è nessuno. Là invece ci sono le case e 2 bambini mi hanno già visto, come si dice da me, mi hanno sgamato pieno mentre mi stavo lavando. Non ero nudo, ma ero a petto nudo, ero andato a cercare un po' d'acqua qua.
l'acqua freddissima perché viene direttamente da là, guardate. La strada è ancora sterrata e il cielo comincia a promettere pioggia. In caso di pioggia, mi hanno detto, le strade che ho percorso possono rendersi problematiche. Prima causa fra tutti il terreno che frana e i tempi di ripristino degli scavatori locali che non sono celerissimi. Ignaro del meteo nei chilometri a venire, continuo la mia perlustrazione incantato dalla bellezza paesaggistica, ma all'improvviso la quantità d'acqua sul manto stradale si fa eccessiva e noto in lontananza veicoli fermi su 2 punti molto distanti della carreggiata. No! Arrivo a Dushanbe abbastanza tardi e mi rendo conto che gli hotel che offrono un parcheggio sicuro per la moto, una buona connessione internet ed un telefono per chiamare Bishkek sono pochi e molto costosi. Cambio 2 hotel in meno di 2 ore per problemi di connessione e quando finalmente mi installo in questo decente albergo a 3 stelle scopro che tutti gli uffici sono ormai chiusi perché in Kirghizistan sono avanti di un'ora. Vorrei chiamare il consolato turkmeno il giorno dopo, ma scopro che è la fine del Ramadan e tutti gli uffici sono in ferie. Così oggi telefono ad Alina e dopo una rocambolesca serie di chiamate non risposte e non udite, riesco a comunicarmi con lei e chiedere se il mio visto è stato approvato o meno. E con mio grande stupore mi dice che stranamente, nonostante tutti i giorni trascorsi, non hanno ancora una risposta del mio visto. Da questo momento in poi macino chilometri pervaso dal dubbio e dall'incertezza, il che non è un bel viaggiare. Ne risente lo spirito curioso dal quale nascono foto e video. E così procedo rincorrendo il tempo e le città dalle quali poter verificare se il visto per il Turkmenistan è stato approvato o meno. Le ore passano e i chilometri tagiki si esauriscono con le ultime luci del giorno. Dopo i chilometri fra le alture bellissime del Pamir, la piattezza e il caldo afoso dell'Uzbekistan sono di una noia devastante. Quando farò
il DVD. Quando farò il video di questa esperienza saranno più i minuti registrati la mattina con gli occhi gonfi che quelli registrati a guidare. Non mi ero mica reso conto che stavo accampando davanti alle case, proprio così, in città, tranquillamente. Ovviamente di notte non si vedeva niente, però appena sveglio mi sorprende non sia venuto nessuno. Dal punto di vista economico, il consiglio generale è quello di non prelevare né pagare con carte, bensì di cambiare i dollari al mercato blu, che raddoppia il potere di acquisto nel paese. Ma non mi avevano detto che 100 dollari americani equivalessero a 600 banconote in tagli piccoli, e così riparto con in tasca una busta piena di contanti. Così mi fermo a Samarcanda per ritentare la fortuna con l'incaricata consolare a Tashkent e fra una telefonata e l'altra passano 2 giorni che dedico a piacevoli camminate nei dintorni di questa bellissima città. Ciao, tutte le volte che cerco di togliere la batteria pigio il bottone del registratore e parte il video, quindi un saluto a tutti quelli che vedranno questo video. Ciao, dall'Uzbekistan. Pochi minuti prima di chiamare l'ambasciata turkmena a Tashkent per vedere se mi hanno dato questo cazzo di visto. Qui in Asia centrale si mangia sdraiati su queste piattaforme di legno rivestite di bellissimi cuscini con il tavolino in mezzo. Cosa per me tra l'altro scomodissima, perché o mi fanno male ai gomiti o mi fanno male le gambe, però è caratteristica e la fa più che volentieri. Questa è la colazione inclusa nell'ostello che ho trovato, 3 meline del campo beccate dagli uccelli, quindi sono autentiche, e 4 fette di salami e prosciutto. Dopo 2 giorni non ci sono novità per il visto, ma il mio programma di viaggio mi impone di andare avanti. Ho il visto iraniano in scadenza e se voglio entrarci in tempo per richiedere una proroga, devo presentarmi alla frontiera turkmena e tentare il tutto per tutto, anche senza visto. L'indomani l'aria frigge di tensione, i 90 km che mi portano alla frontiera sono i più intensi mai fatti e tutte le dinamiche che ho immaginato nella mia mente vengono spezzate via dalla mera realtà dei fatti. L'uscita dall'Uzbekistan presenta subito delle difficoltà. Più di un doganiere mi chiede se ho il visto turkmeno e non contento della mia risposta recitata impeccabilmente, vengo invitato a sedere in disparte con un gendarme che mi racconta la storia di un tedesco che ha tentato di entrare in Turkmenistan senza visto ed è stato trattenuto nella terra di mezzo fra i 2 paesi per più di 2 settimane. Poi sorride rassegnato, timbra il mio passaporto per l'uscita e annulla di fatto il mio visto uzbeko. 43 gradi, sono appena uscito dall'Uzbekistan, mi hanno timbrato il passaporto, il visto che avevo quindi viene annullato, non posso tornare indietro. Davanti a me c'è il Turkmenistan, io non ho il codice per entrare perché non ho il visto, non è ancora stato approvato, sapete la storia, non sono molto tranquillo perché mi hanno chiesto il codice 2 volte per uscire. Tempo fa c'è stato un tedesco che è stato qui in dogana 2 settimane. So di averlo voluto, so di averci creduto in questa cosa, la volevo fare così e in nessun'altra maniera e mi sembrava importante dirvelo perché il viaggio avventura, quando lo si vive sulla propria pelle, è fatto anche di scelte che stando a casa davanti al computer uno può non condividere, però quando sei in strada cambia tutto. Non c'è una ricetta precisa o una serie di passi da seguire. La faccia di pesce non sembra adeguata in questa situazione e così decido di utilizzare un altro approccio. Al primo controllo parliamo di europei, Italia contro Germania e Buffon e mi viene subito fatto cenno di proseguire. Al secondo controllo mostro alcune foto dell'Italia che ho sul cellulare. Al terzo controllo parliamo nuovamente di europei, di chi ha vinto la finale e della moto. Il quarto controllo è l'ufficio doganale. Entro, compilo la dichiarazione, mi faccio misurare la febbre, una prassi per entrare, e quando è il mio turno dall'ufficiale di dogana inizia un tango di parole, di negoziazioni, di tutto quello che ritengo necessario per arrivare alla persona che si cela dentro all'uniforme. Il mio approccio è sempre cortese, rispettuoso, ma fermo nella mia posizione di voler e poter entrare in Turkmenistan. Sono qui dalle 2 e sono le 8. Non vi dico che è successo perché se mi beccano nascosto video mi spaccano in 2. Sono ancora fermo qui, non ho mangiato niente. La frase giusta nel momento giusto cambia le carte in tavola e dopo 6 ore il doganiere fa la telefonata che non voleva fare. E dopo un'ora mi viene detto "Welcome to Turkmenistan". E quindi sono entrato adesso, sono praticamente le 9 di notte, ok? E tutta la gioia che avevo all'inizio è sfumata via perché ho fame, ho sonno, sono incazzato come una biscia. Mi hanno fatto perdere un sacco di tempo, si sono divertiti sti stronzi, capito? Mi dovevano punire e quindi domani vi racconto.
Fuori ci sono 43 gradi e sono vestito con il mio equipaggiamento da tutto il giorno. Non ho bevuto, non ho mangiato e la dose eccessiva di tensione, apprensione, stress si ripercuote su di me pochi istanti dopo aver varcato la linea di confine, quando l'adrenalina finisce. Ce l'ho fatta, ragazzi, sono entrato. Oddio, guarda. Non so come ho fatto, ma vi racconto un po'. Dopo il terzo controllo c'era quello di immigrazione, no? Apre il passaporto, mi dice visa? Io sì. Lui sfoglia e non lo trova, non c'è il visto. Fa visa? Visa no. Mi dice visa yes, transit visa, gli dico. Chiama, riattacca il telefono, mi dice visa no, mi indica l'Uzbekistan e fa tornare in Uzbekistan. Guardo oltre il bancone e ovviamente oltre a vedere il timbro vedo che hanno anche gli adesivi dei visti e accanto al bancone c'è uno sportello della cassa. Gli dico in russo, Ghi è il problema? Dov'è il problema? Gli dico. Cassa. Gli faccio cassa. Sticker, printer, visa, bye bye. Come dire, ma scusa, ma dov'è il problema? No? Io pago qui in cassa. Prendi l'adesivo, lo stampi con la stampante, mi fai il visto e ciao ciao. E si mette a ridere, lui dice. Chiama il collega, vieni, senti questa, gli dice. Ridillo un po', mi fa, ridillo un po'. E io, cassa, insomma, gli ridico e scoppiano a ridere, come dire, fosse così facile, no? Mi spiega, dopo tutte queste telefonate, mi dice, ti comunico che il tuo visto non è ancora stato approvato, cosa che io sapevo. E noi non possiamo approvartelo questo visto. Quindi abbiamo chiamato il boss per fartelo, diciamo, sbloccare, approvare, ma lui ha detto no. E gli abbiamo scritto una mail formale spiegandogli che tu non puoi tornare indietro, che tu sei in moto e che tu hai bisogno di un giorno per arrivare a destinazione per il visto di transito e ora speriamo che lui legga la mail e che risponda. Ah, ancora non ha letto la mail? Gli dico, no, perché il boss ha da fare. Scusa, gli dico, ma chiamalo e digli di leggerla, no? Sollecitalo. E lì rimangono un po' interdetti, come se gli fosse sfuggita sta cosa molto banale. E inizia sta telefonata con questa persona e parla e mentre parla armeggia al computer e non l'aveva mai fatto prima, armeggia al computer. A un certo punto mentre parla mi guarda al telefono, sorride come dire, sta faccia di culo, no? Così sorride e ritorna con gli occhi sullo schermo e riattacca. E quando riattacca non mi dice niente, mi dice momento, però me lo dice come dire aspetta lì pronto. A un certo punto sento là Johnny! Ed è quello dell'immigrazione che mi chiama e mi dice passport. Io sì, cazzo, io do. E comincio a far roba. Smanetta un po', poi cassa. Mi dà dei fogli, vado alla cassa e pago con felicità $61. Pago $61, torno da lui, pela il visto, l'attacca sul passaporto, comincia a scrivere e mi comincia a dire allora l'uscita che ti hanno dato è, e mi dice la città, non puoi uscire di qui, non puoi uscire di là, non puoi andare qui, non puoi andare là. E io sì. Ma finalmente dopo l'ennesima stretta di mano, dopo l'ennesima domanda, dopo l'ennesimo scherzo, dopo l'ennesimo tono sarcastico mi fanno ok sir, welcome. Appena sono fuori comincio a dire vaffanculo pezzi di merda. Faccio la curva. C'era un altro controllo, meno male non mi ha sentito, quindi ricontrollo il passaporto. Lì sono già in modalità basta. Gli dico, avete finito di chiedermi il passaporto? Io ho fame, voglio andare dentro. Ah sì, vai. Vado, manetta. Ci sono controlli di polizia ogni 10 minuti e mi fermano a tutti, ragazzi. Al primo vado a dritto, perché proprio... Sai quando non hai voglia? Dice, alza la paletta, io ciao e vado. Ciao, ma lento, è proprio così. Lo guardo così, ciao, e vado. Arrivo al secondo e mi fermano, li hanno chiamati, non mi fermano. Quel fischietto, a quello non può dire di no, torno indietro. Registrazio, fa la registrazione. Sono stanco, non ne posso più. E a quel punto arriva un altro blocco. E quando mi avvicino vedo là un tallonario che tutte le macchine che arrivano al volo gli danno dei soldi e lui gli dà la ricevuta del tallonario. Il tallonario dice 2 manat. 2 manat saranno €1, ma nemmeno sono spiccioli. Ma lui no, lui mi dice no, devi pagare $9 e 30 manat. Lì, scusate raga, scusatemi, vi chiedo scusa ai turkmeni. Lì per me il gioco è finito. Lì letteralmente sono sceso di moto, ho cominciato a picchiare la moto, gridando Turkmenistan di merda.
vaffanculo, figli di puttana. Poi ho detto lasciatemi in pace, ho sonno, ho sete, sono stanco, voglio andare via, ma che cazzo vuoi da me? Ma andate a fanculo. Gliele ho dette tutte, davanti, gridando. Moment, calma, che sono un po' allarmati, hanno visto un animale pazzo. $9, tieni $9, 30 manat, non ce li ho, sono un turista, sono entrato ora all'Uzbekistan, come posso avere? Banca, domani stai qui, dormi qui per strada, mi dicevano, domani alle 8. Ma che dormi qui per strada? Io ora vado, capito? Mi picchiavo la testa. Sei duro, io sono un turista, non ho voglia. Aspetta, mi chiamava. Non erano arrivati a conclusione che potevano chiedermi $9 più l'equivalente in dollari dei 30 manat. Loro non mi volevano far passare se non pagavo quei manat. Gliel'ho tirati fuori, gliel'ho tirati in faccia, gli ho detto c'ho 9 manat. Vado e mentre vado grido cose contro il Turkmenistan. E quindi i posti di blocco mi fermano. E io non mi voglio fermare. Quindi, è ironico vedere che uno mette la paletta e io... già dalla moto sto arrivando gridando ma che cazzo volete ora, ma avete rotto il cazzo, e quindi i poliziotti sono come basiti, non sanno. Tieni levo il passaporto, tieni registrazio, passaporto, voglio andare così, no? Questo prende il passaporto, lo apre, controlla il visto e me lo ridà, non fiatano. Quindi vado, questa cosa mi succede anche a Farab, mi succede anche a Turkmenabad e vado. Turkmenabad carina tra l'altro. E quindi vengo a cercarmi un angolo come questo. Da quel momento mi sentirò molto debole e provato, quasi prossimo ad un esaurimento nervoso, ma decido ugualmente di aggrapparmi alle ultime forze che ho per macinare tutti i chilometri del Turkmenistan in un giorno solo, entrare in Iran e dimenticare questa storia. Così divoro i bruttissimi chilometri dell'itinerario che mi è stato assegnato e dopo una serie interminabile di buche, vento, sabbia, faccio il mio arrivo alla frontiera turkmena che mi separa dall'Iran e la sera stessa sono ufficialmente fuori. Quando sono entrato in Iran era l'ora di pranzo, avevo fame e uno dei doganieri mi ha comprato il pranzo senza chiedermi un centesimo. Lo faceva per darmi il benvenuto e dopo gli episodi nel paese precedente un po' di ospitalità era quello che mancava. Nel primo pomeriggio raggiungo la periferia di Mashhad, per cui decido di pranzare velocemente e proseguire per la capitale che a quel punto dista 1000 km. La moto però non parte più e quello che sembra essere un banale problema di fusibili, dopo 6 ore di ispezioni lungo il bordo della strada, si rivela essere un problema alla batteria. Sarò onesto con voi, sono in crisi, profonda crisi. Sono fermo da 2 ore qua, in mezzo di strada, con un problema alla moto che non riesco a diagnosticare. Non è come quei problemi in garage che dici vabbè oggi ho provato, torno domani, intanto vado a letto. Qui sono fermo qua, sono bloccato qua, non riesco ad andare avanti. Nello stato in cui mi trovo, emotivamente logorato dai giorni precedenti e non ancora recuperato, sento di essere sull'orlo di una crisi di nervi e sto quasi per collassare. L'unica soluzione è quella di rendere palese il mio bisogno di aiuto e aspettare che qualcuno mi sollevi un po'. Si fermano tutti e chi non può aiutarmi chiama altre persone in grado di farlo. C'è chi chiama a casa per passarmi qualcuno che parli inglese o chi chiama i pompieri. Alla fine riesco a pensare ad una soluzione e decido di affidarmi a Safar, che fra i presenti è l'unico che è rimasto al mio fianco per tutto il tempo. Mi spinge con il suo 125 fino al posto di blocco, dove potrò lasciare la moto al sicuro. E poi mi scorta per ore in cerca della batteria nuova. Trovata la batteria ringrazio, offro di pagare la sua benzina, ma rifiuta, dicendo che sarebbe onorato di avermi a casa come ospite. Così accetto e li seguo nella loro umile casa a 2 piani, dove Safar vive con la moglie, 3 figli e la sorella. Safar fa il camionista e l'indomani dovrebbe lavorare, ma visto che sono l'ospite decide di farmi compagnia durante le operazioni di riparazione telaietti e catena. E quindi ho dovuto fare un casino, mi ha aiutato solo lui è il mio angelo custode. È 2 giorni che mi porta a giro, mi ha dato vitto, alloggio, mi ha portato a prendere i ricambi, mi ha portato qui e oggi lui non è andato al lavoro per stare con me. Guardate, è un grande cazzo. Ok? Yes.
Arrivo a Teheran in un giorno solo e mi installo in un bed and breakfast per riposarmi come si deve e riprendermi dalla settimana che ho dedicato al Turkmenistan e ai suoi problemi. Durante la settimana nella capitale realizzo il secondo tagliando on the road, questa volta dall'ostello. Ho chiesto a questo: scusa, sai dove posso comprare l'olio? Ti ci porto, mi sta portando. Dai film chiedi? Sì, video. Ok. Cioè in Iran la gente è veramente squisita, veramente gentilissima. Lui era a lavorare, guarda, a un'officina di macchine, era lì che lavorava, ha chiuso per portarmi a comprare l'olio perché devo fare italiano. English no. Persa l'ambare. Persa. Farsi no. Farsi no. Italia sì. Ciao. Non ho una mappa e copio su un foglio le foto di una che ho trovato nell'ostello giorni fa. La temperatura sale e con lei aumenta proporzionalmente il calore delle persone che incontro. Sono tutti interessati di sapere da dove vengo, dove vado, dove mangio, dove dormo. Se possibile loro sarebbero ben contenti di aiutarmi in ognuna di queste fasi. Durante la tratta che mi porta a Esfahan, sbaglio il calcolo della riserva benzina e mi ritrovo in autostrada con il serbatoio vuoto. Non sono rimasto a piedi un'altra volta senza benzina. Accidente alla maiala di Somà. Ma passano pochi minuti e Bagher, avvocato di Esfahan, mi viene in aiuto prestandomi 2 litri di benzina e poi scortandomi alla prima stazione di servizio. Yes? This one, my home. Okay. He invited me to his home. Of course. Yes. Good man. Thank you. Allora, ieri la persona che mi ha aiutato con la benzina si chiama Bagher, fa l'avvocato, ve lo faccio conoscere. Mi ha ospitato in casa. Ecco Bagher. Video. Saluta Italia, la famiglia. Hai. Guarda, ha fatto anche la colazione. Il pane. Ora vi faccio vedere Esfahan. Attenzione. Proseguo dunque verso Shiraz, ma prima di arrivare è doverosa una sosta a Persepolis, che visito a piedi, aiutato dalle prime ore fresche del mattino. Ciao ragazzi, siamo a Persepolis, uno di quei posti dove non arrivi con la moto, c'è da pagare il biglietto e andare in auto, perché sono tutte scale. Quindi mi sto un po' spogliando perché qui fa caldo, non ce la posso fare. A camminare un'ora sotto il sole vestito tutto da moto non ce la faccio. Con le temperature che a mezzogiorno raggiungono i 47 gradi, sono giorni in cui mi metto alla guida alle 6 del mattino e questo mi permette di arrivare presto a destinazione e visitare a fondo le parti interessanti. Grazie a questo ritmo di viaggio riesco ad addentrarmi in pieno nei bazar, le cittadelle, i santuari, le moschee e i quartieri dove le persone del posto passano le serate in famiglia, bivaccando all'aperto e facendo dei bellissimi picnic. Appena messo la tenda sono arrivati 2 subito a rompere i coglioni. Quindi sono a 2 km da dove ero prima. Però ero davanti a un distributore e quindi non lo so, c'era un sacco di gente in fila, magari qualcuno mi ha visto e si vede da lontano che qui la gente è troppo ospitale, è troppo curiosa. Non solo tutti vogliono avvicinarsi, venire a vedere, montare sulla moto, fare la foto, che per me va benissimo, è bellissimo. Poi ti vogliono anche invitare. E quindi è probabile che vengano anche a proporti di cenare da loro, di dormire da loro. Ma io stasera non volevo stare per conto mio, perché domattina volevo andare via presto. Tutte le volte che dormi con gli iraniani, loro la mattina hanno il programma per te. Ti vogliono portare di qui, di là, chiamano gli amici, i parenti, ti vogliono far conoscere da tutti. Quindi se vuoi fare una mattinata presto, tipo alle 7, alle 8, non puoi. Fino a mezzogiorno e mezzo non si schiodano. Oggi ho dovuto addirittura litigare con uno in moto perché non c'era verso andare via. Mi fermo qui un attimo e aspetto, tanto mangio. Che palle! Proseguo per Yazd, prima città del mondo costruita in adobe, un impasto di argilla, sabbia e paglia, e durante la passeggiata fra le vie labirintiche di questa splendida città mi rendo conto di aver calcolato male i giorni del mio visto e di avere a disposizione gli ultimi 2 giorni di permesso.
Devo essere alla frontiera con il Pakistan domani, 890 km, se non voglio uscire con il visto scaduto. Così l'indomani mi sveglio alle 5 e alle 6 sono in strada. Ora sono le 5, c'è 30 gradi alle 5 di mattina, 30 gradi ragazzi. A volte l'entusiasmo mi fa calcolare male le cose, ma la vista non è male, che ne pensate? La prima parte della giornata non supera mai i 35 gradi e copro tranquillamente 400 km entro l'ora di pranzo, dopo il quale approfitto per fare una penichella. La seconda parte della giornata invece mi vedo impegnato nella traversata del deserto di Elut, punto più caldo della terra con temperature massime che hanno toccato i 77 gradi. Dopo la città di Faraj il termometro sulla moto supera i 40 gradi e sembra non volersi fermare. La scarsa vegetazione fino a quel momento presente sparisce di colpo e il colore della sabbia ha adesso un colore scuro, come quello della cenere vulcanica. L'asfalto prosegue retto, inesorabile, mentre attorno a me circolano solo camion. Il termometro segna i 50 gradi e l'aria che respiro è così calda che al chiudere la montoniera del casco provo un certo sollievo. La temperatura arriva a 54 gradi e la moto comincia a dare segni di surriscaldamento, con la lancetta della temperatura dell'acqua che indica la zona rossa. Mi fermo, mi cospargo d'acqua, bevo e getto acqua fresca sul motore, dal quale si sprigiona una grande nube di vapore. Rimonto in sella, la temperatura raggiunge i 57 gradi e pochi secondi dopo la moto comincia a perdere colpi. Temo il peggio pensando che il motore abbia tirato la corda, ma perplesso sull'accaduto faccio un controllo sul bordo della strada e mi accorgo che il problema è un altro, ovvero sono rimasto a secco di benzina un'altra volta. Il caldo è opprimente, ma per fortuna alle 7:30 esatte il sole tramonta e la temperatura comincia a scendere. Sembra paradossale, ma dopo ore sopra i 50 gradi, viaggiare a 45 sembra abbastanza piacevole. Arriverò a Zahedan per la notte, provato dal caldo e in cerca di un hotel, che per fortuna trovo abbastanza velocemente. Stamani sono andato a cercare un meccanico per mettere la catena nuova. Arrivo qui a 10 km dalla frontiera, mi ritirano il passaporto e non mi fanno andare perché dicono che la frontiera è chiusa alle 4 del pomeriggio e oltretutto da qui in poi sarai scortato. Ho fatto no ma che la scorta non la voglio, no, da qui in poi la scorta ci vuole, quindi ora prendi, verrà la pattuglia della polizia, ti porta là nel paesello, dormi lì e poi domani vieni. Mi hanno detto non puoi fare video, non puoi fare foto, ma io le fa lo stesso perché sono talmente arrabbiato di rimanere qui fermo, quindi proprio buttato via la giornata così. Quando varco il confine con il Pakistan avverto dentro di me un notevole nervosismo. E anche se non lo lascio trapelare al di fuori, questa sensazione mi accompagna per tutto il processo doganale fra una stretta di mano ai gendarmi iraniani e la compilazione dei moduli di immigrazione al bancone della dogana di Taftan. Le prime impressioni però non mi suggeriscono uno stato d'allerta straordinario, né tantomeno un pericolo imminente, e la mia preoccupazione passa a qualcos'altro. Ho finito i contanti e devo assolutamente prelevare. La stazione di polizia di Taftan è il primo punto di partenza per chi entra in moto dall'Iran. Ogni scorta parte alle 7 di mattina e visto che sono entrato dopo quel momento dovrò passare qui la notte. Nella stanza che mi affidano ci sono adesivi di altri motoviaggiatori internazionali e fuori dalle mura il cortile funge da spazio comune per i poliziotti e i detenuti che hanno libertà di passeggiare per qualche minuto. Buongiorno ragazzi, la mia traversata del Pakistan inizia così, non so se vedete dove sono. Questa è la prima stazione di polizia e carceri, ci sono le carceri con i prigionieri laggiù. Questa è una delle stanze degli uffici che viene prestata a tutti i viaggiatori dove dormono
prima di partire con la scorta. Oggi ci sono solo io, però qui sembra ci sia stato qualcun altro. La mattina partiamo, ma la mia scorta è una berlina con dentro 2 persone. La strada è in buone condizioni e sfrecciamo per 80 km fino al punto in cui vengo fatto sedere accanto alla moto, compilare un quaderno con i miei dati e attendere un altro veicolo. Questo procedimento sarà il medesimo che mi accompagnerà ogni giorno per tutta la durata della scorta armata, che copre il territorio della regione del Baluchistan, regione al confine fra l'Afghanistan e nota per i numerosi atti terroristici da parte dei talebani e degli indipendentisti. A volte una pattuglia copre con me 80 km, altri solo 10. La velocità del mezzo o la durata del cambio della scorta possono variare, facendo diventare la mia traversata lenta e faticosa. Le temperature sono ancora sopra i 40 gradi. La sera vengo portato nel primo hotel della città in cui arriviamo e sono invitato a pagare la mia quota per la notte e la cena ai poliziotti di turno che vegliano su di me. Dove non c'è l'aria condizionata si dorme sul tetto dell'albergo come ho dovuto fare ad Al-Badim. La media giornaliera è di circa 300 km, partendo alle 8 e arrivando alle 17. Le soste per registrare i miei dati sui quaderni sono tantissime e ogni volta mi viene offerto tè bollente e una sedia davanti a un ventilatore. Al terzo giorno sono così accaldato che perdo sangue dal naso, ma la cortesia e disponibilità dei pakistani è talmente tanta che vanno subito a cercare del ghiaccio, che rifiuto per accelerare la ripartenza. Tamponi di carta igienica nelle narici e si riparte. Said Sefeten! Good. Io fui pappagallo molto bene. Capito? C'è il Kalashnikov sotto il cuscino, giusto così per farlo diventare più fresco. Che caldo, ragazzi. In 30 km cominciano le montagne. Speriamo bene. It's a video. No video. Video, yes. Picture. Picture, no. Video. What's your name? Mir give your mobile result. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu. Hello, mister. Your name? My name is John Cena. John Cena. John Cena, Hello, girlfriend. You have a girlfriend? Kareena Kapoor. Oh, good, good. A Quetta i controlli, le pattuglie e i militari si intensificano di almeno 100 volte. Il mezzo che mi scorta in albergo è blindato e quando chiedo di andare a prelevare al bancomat vengo accompagnato da 2 militari armati, notando come la città sia in preda al disordine, la sporcizia e le forze armate. Non avverto alcuna paura grazie alla protezione di chi mi accompagna, ma sono certo di trovarmi nel punto più pericoloso della regione e le notizie dei giorni successivi ne saranno la conferma. Nel parcheggio dell'hotel scorgo la F800 dell'altro italiano, ci conosciamo e sembra che dall'indomani continueremo assieme. La scorta ci porterà nella stazione di polizia per richiedere il nulla osta, dopodiché saremo scortati per un numero non chiaro di giorni fino a Jacobabad e poi Multan, dove sembra che la scorta ci lascerà finalmente liberi. E così 2 giorni dopo, con il nulla osta in mano e le moto che scalpitano, ripartiamo. La tratta che ci porta lontani da Quetta è montuosa per qualche chilometro, la temperatura oscilla tra i 35 e i 40 gradi e l'umidità aumenta. A tarda serata arriviamo a Jacobabad e l'unico hotel di zona ci informa di avere solo una stanza singola, per cui decidiamo di arrangiarci, condividendola e chiedendolo al gestore una branda o un divano su cui dormire.
Durante la cena riusciamo anche a farci servire una birra, prelibatezza vietatissima in uno stato musulmano come questo. Ciao ragazzi, quinto giorno in Pakistan, siamo ancora scortati dalla polizia. Ho conosciuto Giovanni a Quetta perché abbiamo pernottato nello stesso albergo e siamo scortati insieme fino alla fine di questa bellissima esperienza di scorta armata. Come se non bastasse, adesso il clima è cambiato, è pure umido, non mi sono mosso di qui, ho la faccia completamente bagnata, non vi dico le mutande in che condizioni sono. Grande cortesia dei pakistani che sono sempre molto ospitali, molto gentili, molto curiosi, tutti si vogliono fare le foto sulle moto. Ci fermiamo per decidere che strada seguire verso Multan e poi ripartiamo. Purtroppo però ci troviamo davanti a una tempesta di sabbia che preannuncia le piogge monsoniche e in men che non si dica ci separiamo senza accorgercene. Sono fermo sul lato della strada, impegnato a indossare il mio impermeabile quando il cielo si apre e viene giù il finimondo. Ho perso un po' di tempo con la scorta del mattino e con la separazione di Giovanni e adesso che sono di nuovo solo decido di raggiungere Multan entro notte e aspettarlo lì, casomai arrivassimo nello stesso momento. Ad aspettarmi in città c'è Iqbal, un motociclista appassionato di viaggi e di viaggiatori che dal 2010 ha ospitato a casa sua 455 visitatori, fornendo un posto per il pernotto, un parcheggio per la moto, consigli sulla strada da percorrere e una colazione. Sono libero da poche ore ma non ci sono abituato, per cui ringrazio Iqbal per l'ospitalità, i consigli, la mappa e lo saluto diretto verso Islamabad, punto di inizio della famosa strada che mi porterà lungo la vecchia Via della Seta e il confine con la Cina a 4733 metri. Le statali sono il luogo più frequentato del Pakistan. Sulle loro corsie si concentra la vita di migliaia di persone che si avvicinano e si allontanano intrecciandosi come i fili di un telaio che compone tappeti, creando una caotica armonia sempre prossima al punto di collisione con se stessa. Veicoli che si incrociano, animali che attraversano, bambini che spuntano da ogni lato, esercenti che lavorano, pedoni che camminano, buche che spuntano ed io che strombazzo il clacson da tutte le parti, evitando per un pelo il motorino che mi si scaglia davanti o facendo lo slalom fra camion e tuk-tuk. Trovo un angolo di paradiso immerso nel verde dei 2000 metri e 20 gradi. Leggermente umido di guazza e silenzioso. Ho con me dei manghi freschi e buonissimi per la colazione e vado a coricarmi rasserenato dal cambio paesaggistico e climatico. Dopo settimane e settimane di deserto arido e notti insonni, finalmente sono ritornati alle montagne, tornanti, temperature sotto ai 30 gradi e io sono contentissimo. Continuo la mia traversata su quella che chiamano Vecchia Karakorum, tratto di oltre 200 km che non dimenticherò mai per la bellezza mozzafiato dei suoi panorami e vallate messe a contrasto con una delle strade asfaltate più disastrate che io abbia mai percorso. Ma se mi concentro e guardo lontano vedo una delle realtà più belle che io abbia mai attraversato. Le tracce delle vecchie vie della seta qui si conservano e sono tangibili, anche se da lontano appaiono come linee rette scavate nella montagna. Quella che vedete là, quel sentiero che si inerpica sulla parete rocciosa della montagna per chilometri e chilometri e chilometri e chilometri, quella è la vera antica Via della Seta. Incredibile, incredibile. In quei punti in cui la strada si eleva al di sopra del vecchio sentiero si può distinguere chiaramente quello che oggi viene chiamato il Chino Kutto, ovvero il percorso lungo il quale si trasportava la seta e altre mercanzie, prima a piedi, poi mediante un pony e solo successivamente con dei veicoli a 4 ruote. Trovarmi oggi in moto sulla nuova Via della Seta e percorrere a velocità supersonica in confronto ai viaggiatori di un tempo mi fa sentire veramente privilegiato.
Fortunatamente la maggior parte dei 900 km della Karakorum Highway sono stati ripavimentati da poco, rendendo assai più piacevole il viaggio verso la vetta. Il campeggio non è un problema in mezzo a queste zone aride e desolate, ma trovare un posto appartato e accessibile non è poi così facile. Sono chilometri paesaggisticamente belli come il Pamir, ma più vasti e certamente più scorrevoli grazie anche alla presenza dell'asfalto. Ogni chilometro di questa statale è costato l'impegno dei pakistani e dei cinesi che hanno unito le forze per forgiare questo capolavoro che scala in agilità una delle zone più vertiginose che ho visto. Lì, dove la presenza di villaggi abitati ha concentrato i lavori a valle, c'è la forza del fiume a rendere le cose difficili. Continua a risalire per chilometri e chilometri e noto come, in presenza di pioggia, molti tratti di strada siano stati ripuliti da frane rocciose e fangose. Spero solo di non rimanere bloccato sulla via di ritorno. I locali sono estremamente ospitali e curiosi, rischiando spesso di farmi perdere la pazienza. Il sole mi accompagna fino alla vetta prefissata e così scatto la foto di rito davanti alla dogana cinese e arricchisco questo momento catartico con un malinteso in inglese con la guardia che intima di arrestarmi. Ciao ragazzi, sono arrivato al confine con la Cina e ho già litigato con i gendarmi cinesi, ti rendi conto? Mi manca un po' l'ossigeno in testa, quindi sto dicendo cose senza senso. Ad ogni modo, questo è il confine con la Cina, quello davanti a me è il Pakistan, questo è il libro, 4733 metri, ho già litigato con i gendarmi perché ho fatto la foto, mi ha detto come here, e ho fatto fuck man, minchia come sei incazzato, hey, you come here. Adesso proverò a riavvicinarmi a quello lì e mi farò arrestare in diretta, guardate. Hello. La strada percorsa fino ad ora è stata talmente bella e intensa che ripercorrerla una seconda volta quasi completamente non mi dispiace affatto, ad eccezione per la strada danneggiata che spero di evitare scegliendo la nuova Karakorum che mi riporterà a Islamabad passando dall'interno. Questa strada si rivela ancora più bella e sorprendente del previsto e il mio arrivo a Islamabad sembra poter accadere con un giorno di anticipo per permettermi di velocizzare l'ingresso in India. Purtroppo però ogni volta che mi compiaccio di un vantaggio sulla tabella di marcia mi accorgo che c'è un imprevisto in agguato. Uno dei motivi per cui sono voluto passare ai cerchi tubeless convertendo quelli originali della mia moto è per questo motivo qua, vi faccio vedere. Mentre guido con attenzione mi accorgo che in realtà la moto si è abbassata perché ho strappato la parte di telaio sulla quale è fissato l'ammortizzatore. L'ho appena scoperto. Ho uno spezzato il telaio, ragazzi. Vi rendete conto? Ho il telaio spezzato. Il telaio che fa da supporto per il monoammortizzatore è spezzato. Quindi questo è il messaggio finale. La moto mi dice guarda, veramente non ce la faccio più. Io rido ma... Sono ancora nelle campagne pakistane e per evitare di ritrovarmi con la moto divisa in due sul marciapiede mi fermo a chiedere aiuto alle persone del posto. Tra l'urgenza di volerlo fare prima possibile perché secondo me non regge e tra i problemi di lingua perché qui l'inglese non lo parlano in molti, insomma è un casino. Allora, mamma mia ragazzi, non so neanche come dirvelo. Non so se lui riuscirà a sistemarla in modo tale da poter continuare e quindi sono un po' nelle mani del niente perché questo è uno di quei problemi che secondo me
o bianco o nero, non c'è molto da fare qua, non ce la fa più. Diciamo che il telaio della Transalpa ha una scadenza di 400.000 km, però insomma avere un problema qui in Pakistan non è che sia il massimo. Se va male niente, dovrò organizzare una spedizione della moto dall'Italia e volare via da qua. Se va bene allora ci si vede a ottobre. Tanto lo risalvo, c'è un linguetto. Il lavoro di saldatura è finito, vi faccio un po' vedere. Praticamente hanno saldato tutti i lembi del perno centrale. Lì li vedete il giunto con il telaio. Qua hanno saldato anche il telaio, giunto sopra e sotto il perno, dietro, vicino al motore. Allora ragazzi, come vedete dalla platea dietro di me i lavori sono finiti, la moto è di nuovo intera. Se arrivo fino in Thailandia è merito loro. Via Pakistan, bye bye. Venite in Pakistan, è bellissimo. Torno a Islamabad per la notte, poi sono obbligato a dormire a Lahore perché la frontiera chiudeva troppo presto e non lo sapevo. Il giorno dopo esco dal Pakistan ed entro in India, avvolto dalla curiosità per questo paese che ho sempre voluto visitare e che oggi finalmente scopro con i miei occhi. Ma te dove cazzo guardi? Dove cazzo guardi? Eh? Vai indietro con sta cazzo di macchina! Vaffanculo, vai! Direi di averne avute abbastanza, ma il peggio deve ancora arrivare. Da questo momento in poi sono fuori dal Kashmir e la regione di Ladakh mi appare subito molto bella, desolata e piena di turisti. Ho tuttavia problemi di carburazione, il filo frizione vecchio che si spezza di continuo e il mio stato di salute che mi fa gli scherzi. Forse per l'altitudine o forse per la stanchezza di un viaggio che vivo sulla mia pelle già da 4 mesi. Boss, Mr. Boss. Hello boss. A lei decido di rallentare il ritmo, dormire in hotel, lavorare e fare il permesso per i laghi che viene richiesto per circolare in questa zona. Nel contempo cambierò il pneumatico, pulirò filtri e candele e tutto andrà meglio. Sono nel parcheggio dell'hotel dove mi sto preparando per il permesso e per partire domani. Avevo una bottiglia d'acqua da 1,50 € che si è forata durante lo sterrato e mi ha bagnato tutta la roba, compresi la borsa del computer che per fortuna, siccome era una sacca stagna, non si è bagnata. Ho pizzicato la camera d'aria, infatti sono qui da mezz'ora che gonfio, ci stavo 45 minuti per metterla dentro per benino e tutto si vanifica perché a metterla dentro l'ho pizzicata. Vedi, per trovare ora uno che mi ripara la gomma devo pigliare il taxi, ho già pagato 200 rupee. Loro non lo fanno,
Siamo andati fuori 5 minuti dal centro, quindi perdo tempo, spreco soldi, mi rompo le scatole a non vi dico quanto. Poi spero che mi facciano un buon lavoro. Se avessi avuto tubeless non avrei avuto questo problema. Così, quando la pausa all'E è terminata, riparto e visito zone di una bellezza indescrivibile. Le valli, i laghi, i passi oltre i 5300 metri. A settembre il turismo qui è ridotto rispetto ai mesi di alta stagione, ma ci sono visitatori ovunque, sia sul Royal Enfield a noleggio che in gruppi organizzati. Il mio perlustrare, scoprire, salire e scendere dura altri 5 giorni, tempo durante il quale il silenzio accumulato con la casa comincia a farsi sentire. Mi ritrovo nostalgico, emotivo e sensibile, e tutto ciò che vedo dalla moto viene filtrato da questo stato d'animo, portando via un po' della bellezza sgargiante di questa prima esperienza sulle vette himalayane. Sono a 4700 metri davanti al lago Moriri, il sole tramonta e c'è più silenzio. Io normalmente mi fermo a riflettere un po' le idee che la strada suggerisce. Le idee buone le tengo e quelle cattive le butto via. Oggi pensavo a quella linea lunghissima e senza interruzioni che c'è da Pistoia, dove sono partito 4 mesi fa, fino a qua. La cosa sorprendente è che tu puoi prendere una moto e disegnare una linea che da casa ti porta in uno dei luoghi più lontani e più belli del mondo. Raggiungo Turtuk, dove sono presenti le famiglie pakistane rimaste in territorio indiano dopo l'indipendenza, e assaporo la cucina turistica locale in ogni spaccio della regione. Ma fa parte del gioco, so benissimo che quando sarò sceso da queste nuvole mi mancherà l'intensità del silenzio e della purezza di quest'aria. Ieri Kardungla Pass, la strada asfaltata più alta del mondo a 5380 metri. Oggi Barilla, la strada sterrata che è comunque a 5321 metri sul livello del mare. Il contachilometri segna 10.000 dall'ultimo tagliando e sono ancora in zone talmente remote che decido di posticiparlo. La Spiti Valley è vicina, ma la moto ha bisogno di un tagliando che con filtri lavabili e ricambi posso realizzare nel parcheggio dell'hotel, senza problemi. Una volta arrivato a Manali decido di fermarmi per prendere contatto con casa, riprendere fiato, sistemare la moto, lavorare, celebrare il mio compleanno e pianificare il mio imminente ingresso in Nepal. Una volta pronto valuterò se avrò il tempo di continuare a esplorare queste vette che a parer mio meritano almeno 3 settimane di tempo per lasciarsi scoprire. Vi ricordate il discorso sulla linea? La linea che puoi disegnare in moto partendo da casa, ecco, guarda dove ti porta la linea. Il Taj Mahal, non mi hanno fatto fare le foto in libro, quindi sono molto arrabbiato. Però quando vedo i pantaloni di lui mi arrabbio meno. Che ne pensi di pantaloni di lui? Il rosso di sera per il tempo si spera. Ieri sera sono venuto a dormire qua, guardate che posto. Ieri sera avevo questa strana sensazione, ho detto, secondo me qui ci sono le tigri per forza. E effettivamente comincio a sentire dei rumori grossi, cioè di roba grossa che si muove. Poi mi riaddormento, mi sveglio con il sole, perché c'è qualcuno che bussa alla tenda, cioè mi stanno facendo tutto. Allo mistero, armi. Ma sei da solo? Faccio sì. Ma tempo mica sta qui, è pericolosissimo. Qui ci sono le tigri. Come?
Ok, mi è andata bene allora, ragazzi. Sono entrato ieri in Nepal e questa è la prima colazione che faccio. Grazie. E io non so che cos'è sta roba. Il Lakeside di Pokhara è una perla pacifica nel mezzo della giungla nepalese. Le strutture turistiche sono accoglienti, le strade pulite e le persone cordiali e mai invadenti. Oggi sono a pranzo con compagnia, guarda. Lei è la figlia dei gestori, il papà e la mamma del ristorante. È tornata da scuola. Quante volte quando tornavo io a casa c'era la mia mamma e mi faceva trovare la pasta pronta mentre guardavo cartoni animati. Invece oggi lei torna a casa e mentre mangia guarda me. La mia sosta quindi si prolunga per 5 giorni, durante i quali mi concentro su lavori al computer, passeggiate in centro, birra, vino rosso e carne ai ferri, decidendo poi di abbandonare questo comfort momentaneo e tornare in sella, curioso di scoprire il Nepal dal di dentro. La moto però è allo stremo. Trovo macchie d'olio nel parcheggio e questo mi fa pensare che nemmeno il motore se la stia passando così bene. La quantità di vegetazione, fango, mota, cascate, ponti sospesi, pozzanghere, templi e strade tortuose riempiono alla perfezione i giorni e i chilometri successivi, regalandomi un'ultima settimana in Nepal indimenticabile. Meno male c'è le capre, così mi riposo un po'. Ragazzi, ho una malsana idea. Lo vedete sto ponte di 300 metri sospeso là? Vorrei provare a fare così, per il gusto di provare il brivido dell'emozione. Ok? Abitando, ragazzi, non sono molto convinto, però. Quella parte lì centrale che non mi calma neanche un po'. Si fa la cazzata e diventa tragedia, oppure non si fa la cazzata e non si fa la tragedia? Ma che stai grullo? C'è un monte di vento qua, oh! Non era questa la mia previsione di vento. Vai di gas prepotente. Ah! Sono vivo! Per finire in bellezza rompo il telaio sulla struttura portante, dettaglio più che prevedibile dopo le lunghe e violente pietraie che ho scalato sin dall'andata che ritorno da Muktinat. Per ovviare a questo inconveniente che non mi permette di proseguire in sicurezza, interpello un operaio che stava saldando delle staffe per un bandone di un negozio. Durante questo viaggio ho fatto saldature praticamente ovunque. Kazakistan, Tagikistan, in Kirghizistan, in Iran, in Pakistan e adesso qua. Where are you going? I'm going to Pokhara and after going to Kathmandu. And then I go take aeroplane and I go home. No, non Nepal.
Con 4 punti di saldatura mi assicuro gli ultimi chilometri che da Tatopani mi porteranno oltre lo sterrato selvaggio di Pokhara e poi sulle statali asfaltate dirette verso la capitale, fino agli uffici degli spedizionieri e poi alla dogana. Cinque mesi esatti per macinare i 30.000 km più intensi dei 370.000 percorsi finora. E solo 2 giorni per ritornare al punto di partenza, casa mia. Il mondo è una piattaforma e noi motoviaggiatori scegliamo uno dei mezzi più romantici ed evocativi. Io scelgo la moto da 12 anni per trovare la libertà, perché in sella mi sento libero di assecondare l'istinto e mettere in discussione tutto quello che ho appreso. Fra le pagine di One Man Caravan di Fulton, letto avidamente sulla spiaggia durante le ferie, ho sognato di avventurarmi in questa parte del mondo chiamata Asia centrale. Da lì a pochi mesi riempio lo studio di cartine, contatto amici motoviaggiatori, chiamo ambasciate e consolati e metto la moto sotto i ferri per un restauro. Quando sono arrivato a Kathmandu avevo in serbo 3 opzioni per spedire la moto: Francoforte, Vienna o Roma, e molteplici erano gli spedizionieri che mi avevano preventivato. Il volo di ritorno di ogni grande viaggio che ho fatto mi risulta sempre surreale, quasi strano. Il giorno prima ero sulle pietraie dell'Annapurna a 4.000 metri, impantanato, bagnato, con problemi alla moto, e adesso sono seduto in sala d'attesa. Il comfort degli aeroporti internazionali e l'accoglienza del servizio aeroportuale, del check-in, l'aria condizionata, il pranzo a bordo, sono talmente lontane dalla realtà che ho metabolizzato giorno dopo giorno per 5 mesi che quasi mi viene da sorridere. A casa ho preparato una sorpresa e così faccio complice mia madre che in segreto viene a prendermi all'aeroporto e mi porta a casa. Dopo un'overdose di abbracci, baci, caffè espresso, latte fresco, riprendo la mia vita come niente fosse. Non risento del cambio brusco o dello shock del ritorno, perché questo è voluto e pianificato con cura. Armato di un furgone a noleggio, raggiungo Cargo City Fiumicino e faccio tutta la trafila di scartoffie che mi separano dalla moto. Con mia grande gioia scopro che l'agenzia con 28 euro di pratiche mi autorizza a richiedere la firma della dogana. Il doganiere mi detta una dichiarazione di cessato utilizzo della moto che sembra quasi un attestato di decesso. Per la movimentazione della cassa ci chiedono 78 euro e una volta messa nel furgone la moto se ne ritorna a casa con me. Qualche giorno dopo passo a trovarla, la tiro fuori dalla sua bara di legno e decido di darle un riposo dignitoso. Svuoto i liquidi, risaldo le parti rotte, sgrasso e lavo con prodotti industriali e la parcheggio in un luogo asciutto in attesa della prossima serata che realizzerò. Il mio ennesimo viaggio finisce qui, dallo stesso capannone in cui 5 mesi fa sono partito in un giorno di pioggia diretto verso Vicenza, e poi Austria, e poi Repubblica Ceca, e poi Slovacchia, e poi... Questo viaggio è stato molto impegnativo, mi ha testato, messo a dura prova e soprattutto ha permesso a me e alla mia famiglia di capire la dimensione del mio viaggiare in solitaria oggi. Abbiamo appreso molte cose e siamo contenti di esserci concessi questa esperienza. Per quanto riguarda la moto, sono intimamente soddisfatto. Non avrei voluto cambiare questa Transalp per nessun altro motivo se non per il graduale invecchiamento da viaggio avventura. La cosa importante è che, nonostante le cadute, nonostante il freddo in Romania, il rischio di arresto alla dogana turkmena, i 57 gradi in Iran, la scorta armata in Pakistan, nonostante il telaio rotto sulla Karakorum Highway, i minivan assassini in India o le tigri in Nepal, io sto bene e sono tornato a casa per raccontarlo.
Allo Giumà, video Giumà, video. Yeah! Yeah! Oi oi. Allora, un caffeino la mattina e il pane, clip, ok? Come si dice in Tajik? Chicken. Да, наши собственные. Да, però in английский egg, итальянский уово, Tajik Петух. петух. 4 петух, пожалуйста. 5 петух принесет. Алло. Я ушел. Алло. Алло. 5 петух. Salute. Яичко. А? Яиц. Тухм. Не понимаю. Это тухм говорит. Тух. Нет. Scusa, non ho saputo resistere. Aiuto! Slowly? Fast, mi sto cagando sotto! Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. È andata meravigliosamente. Bello come tutti gli anni. Una grande esperienza, devo dire la verità. Ben organizzato, bei posti. Bellissima esperienza da raccomandare a tutti. Noi siamo veterani ormai con Jonathan, quindi ci conosce benissimo. Tutto perfetto, prossimo anno ci risiamo. Molto bene, è stato molto divertente, è molto piacevole stare in compagnia di tutta questa gente. Prima volta per me vedere tutte queste tende. Organizzata da Dio ragazzi. Tutto perfetto, non mancava niente. Ragazzi, bellissimo. Bellissimo. Prima volta, ma torneremo di sicuro, è stata un'esperienza fantastica. I sopravvissuti.